Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi le mie regole per avere un ordine a 360 gradi nelle nostre case. Faremo ordine ovunque, in frigo, nei cassetti, nell'armadio, in cucina, per alleggerire la nostra vita. Sicuramente vi è familiare l'immagine che vedete adesso davanti, dove noi stiamo tutto il giorno a pulire e soprattutto mi arrivano dei messaggi delle donne che lavorano, dove mi scrivete che tutta la settimana lavoriamo, invece tutto il weekend ci dedichiamo per pulire la casa e comunque non abbiamo la casa come la tua. E io l'avevo specificato anche in un altro video, tutto ciò che voi vedete è semplicemente l'impatto visivo dovuto all'organizzazione, che una casa ben organizzata non ha niente a che vedere con una casa ben pulita. E questo video è fatto per chi vuole migliorare. L'organizzazione va fatta ogni giorno un po' alla volta. Ad esempio ho preso questo cassettone dove tengo io le tovaglie. Faccio questo, le tovaglie che magari sono destinate all'autunno o ad esempio al Natale, soltanto destinato alle varie feste o soprattutto anche una tovaglia magari quando arrivano i ospiti ogni tanto. Li metto in contenitori e li metto sopra in armadio, nel modo che io mi libero il cassettone dove tengo le tovaglie che li uso ogni giorno. Come potete vedere in questa immagine, questa tovaglia è stata ben stirata, messa in questo cassettone, però avendo troppe cose all'interno si sono premuti una con l'altra e per cui presentano queste brutte piegature che sono orrende. E questo è dovuto perché sono state troppe cose in un unico cassetto. Quando stiriamo le tovaglie, le stiriamo in questo modo. Stiro una tovaglia e lo metto da parte che si raffredda, vado avanti con la seconda. Mentre si sta raffreddando la prima tovaglia, io sto stirando la seconda, poi prendo la prima e lo sto piegando, lei si è già raffreddata e vado avanti così. Mi metto a stirare la terza tovaglia, nel frattempo si sta raffreddando quella bianca, per cui quando ho finito di stirare la terza vado a piegare la seconda e vado avanti così. In questo modo ho notato che le mie tovaglie si presentano meglio quando li sto mettendo sul tavolo, ad esempio. In questo modo lavoriamo anche di meno, perché quando abbiamo bisogno di apparecchiare un tavolo, lavori di meno perché non devi di nuovo ripassare a stirare, avendo un cassetto molto più leggero con meno cose. Le nostre tovaglie si conservano meglio. Passiamo all'armadio, svuotiamo l'armadio, soprattutto il cassetto dove vogliamo organizzare in quel giorno. Dividiamo i capi di abbigliamento, le borse, gli accessori, quello che non usiamo, cambio stagione va fatto, sicuramente è la cosa molto importante. La strategia sta nel liberare spazi, di avere spazi vuoti più possibile. Soltanto quando abbiamo dei spazi vuoti riusciamo a creare l'ordine. Mettiamo tutto quello che non usiamo, magari con cambio stagione, in varie scatoloni e facciamo un cassetto al giorno. Un cassetto, ad esempio, ci dedichiamo oggi dove teniamo la lingeria intima, magari il secondo giorno o il terzo giorno dove teniamo i nostri jeans o dove teniamo le nostre borse. Ecco, andiamo un po' alla volta. Io penso che i contenitori e le scatole sono le migliori soluzioni per l'organizzazione. Uso questi contenitori ormai da parecchi mesi, che sarà già da quasi un anno. Prendeteli perché sono molto validi, sono questi che hanno la doppia apertura e soprattutto c'è trasparente davanti che io riesco a vedere ciò che c'è dentro e non scombussolo dopo tutto per cercare, e liberiamo soprattutto anche dove stanno le lenzuola. Se c'è qualche lenzuola tipo in flanella e siamo già in estate, lo prendo e lo mettiamo in contenitori e liberiamo, lasciamo spazio libero anche dove teniamo le lenzuola. In questo modo anche quando noi facciamo il letto non vediamo quelle brutte piegature, perché nonostante noi stiriamo, li vogliamo profumati, lavati, vedere tutti strofinati, tutti con quelle piegature là, un po' ci demoralizza. Invece se noi abbiamo cassettoni che non si premono tra di loro, ecco, anche quando facciamo il letto le nostre lenzuola si presentano meglio. Facciamo dopo ordini dove teniamo gli asciugamani. Io ci tengo sempre di mettermi un po' di asciugamani in bagno,
soprattutto quando i bambini cercano un asciugamano e magari io in quel momento l'ho preso e ho messo a lavare e coloro mentre si lavano le mani hanno già nella stanza, cioè nel bagno dove stanno, già l'asciugamano per cambio. In questo modo non vanno loro dove tengo io nell'armadio per andare a fare i disordini e cercare. Passiamo un altro giorno nella scarpiera e liberiamo tutta la scarpiera e faccio questo, do un trattamento alle scarpe, magari con cambio stagione. Quello che uso di meno li metto in contenitori piccoli e li metto da qualche parte o sopra o trovo molto utile anche questi contenitori portascarpe che è molto trasparente e io vedo quando cerco, io vedo ciò che c'è all'interno e non c'è bisogno che apro, che vado a cercare ovunque. La nostra scarpiera li lasciamo soltanto con le scarpe che li usiamo tutti i giorni. Chi lavora si organizza in questo modo di cucinare in anticipo. Ogni tanto però facciamo un ordine in questo frigo, lo laviamo, lo disinfettiamo. Importante è di mettere la carta nel cassettone dove teniamo la frutta e la verdura. In questo modo assorbe anche l'umidità delle nostre insalate e della nostra verdura. Solo dopo aver pulito il frigo iniziamo con le nostre preparazioni a riempire il nostro frigo, anche prima di fare la spesa. Ecco, ogni tanto bisogna passare anche al frigo. Passiamo al congelatore. Io penso che la maggioranza conservano, cioè congelano gli alimenti, come vedete in questa immagine, soprattutto la carne macinata, penso che tutti la congelano. Guardate, liberiamo tutto e dimentichiamo di questo metodo di congelare. E liberiamo e eliminiamo tutto anche perché non sappiamo da quando abbiamo congelato. Scongeliamo magari tutta la carne, giustamente ecco, approfittiamo, facciamo quelle polpette là che così ci bastano per 2-3 giorni. Solo dopo aver scongelato, lavato e asciugato il nostro freezer iniziamo con un nuovo sistema di congelare. Mettiamo la carne su un vassoio. Io penso che il miglior metodo per tenere la carne macinata congelata e soprattutto molto pratica, perché quando noi abbiamo bisogno prendiamo soltanto il quadratino che ci serve, metto tutto su un vassoio, la divido già le porzioni che mi servono, dopo la rompiamo a pezzi e lo mettiamo in un contenitore o in un sacchetto, insomma vedete voi in base anche ai vostri spazi. Mi trovo meglio con l'organizzazione del freezer prima messo in sottovuoto, una perché gli alimenti si mantengono meglio e faccio le porzioni che mi servono, metto tutto in sottovuoto e dopodiché li conservo in verticale. Io ho fatto anche un video, trovate sul mio canale, tipo come ho organizzato il mio freezer a pozzetto. Ecco, lì ho fatto vedere come possiamo organizzarlo al meglio. All'interno di quel video non trovate soltanto come ho organizzato il freezer, ma soprattutto ho spiegato cosa ho congelato e a cosa serve. Ecco, se lo guardate, se non avete visto il video, vi consiglio di guardarlo perché secondo me è un video dove vi sarà molto utile. Siamo sinceri, quanti di noi facciamo ordine nel nostro cellulare, soprattutto quando abbiamo la memoria piena o quasi piena. Andiamo nella nostra galleria e iniziamo a selezionare varie foto, vari video, li eliminiamo per liberare spazio nel nostro archivio, sui nostri dispositivi e tanti di questi ricordi li perdiamo, non li viviamo più. Ma adesso esiste l'IEN, questa stampante fotografica per salvare la nostra situazione a ognuno di noi. La stampante è molto semplice, originale e soprattutto molto professionale. Mettiamo la cartuccia all'interno, questo abbiamo il contenitore che all'interno mettiamo la carta fotografica, sono tutti bianchi giusto per andare a stampare le nostre foto, i nostri ricordi. Lo mettiamo in presa, alla nostra sinistra c'è un pulsantino, lo teniamo premuto per 2-3 secondi finché si accende la lampadina. Attendiamo che si accende la seconda lampadina e dopo ci colleghiamo tramite il nostro cellulare. Facciamo un collegamento wifi, però viene collegato direttamente dal nostro cellulare. Scansioniamo la nostra foto, lo scarichiamo sulla nostra applicazione di l'IEN,
facciamo il riconoscimento del viso e faccio scaricare l'applicazione, ma è veramente molto facile. Ho creato velocemente un account, mettiamo la regione Italia, verrà inviato sull'email un codice di verifica di sicurezza, lo mettiamo, apriamo la nostra applicazione con le foto, selezioniamo le nostre foto. Guardate, è bello perché noi possiamo modificare le foto come vogliamo. Ad esempio io lì ho voluto tagliare la persona che ci stava dietro, per cui ho fatto la foto di mio figlio soltanto, ecco, senza quella immagine. Dopo vi farò vedere la differenza. La stampante fa avanti e indietro 2-3 giri, vi fa una foto veramente professionale, come potete vedere. Vi insegnerò anche alcuni trucchetti come possiamo fare con le foto, ecco, per avere un album migliore. Le margini li possiamo anche tagliare, vedete ho fatto una foto sia in verticale sia in orizzontale. Possiamo anche scaricare 2-3 copie, magari vogliamo regalare ai nonni, ai zii. Possiamo anche sull'applicazione di Lien, possiamo anche modificare la foto, la possiamo migliorare, abbiamo dei filtri, possiamo aggiustare la luce, ombre, insomma tutto quello che fa le modifiche per una foto. Dopo aver selezionato il filtro che ci piace, allora facciamo stampare la nostra foto. Mi piace perché le possiamo anche personalizzare, ad esempio direttamente sulla foto io scrivo quel ricordo. E ad esempio qua è un video di Giulia che sta con la sua gallina preferita. Io vado sul video, lo metto in pausa e vado a cercare in un momento molto che ti cattura di più, ecco, un momento molto più bello. Faccio la foto, un screenshot e dopo lo scarico. Faccio stampa l'immagine e guardate, da un video sono riuscita comunque a estrarre una bellissima foto molto emozionante. Il modello che ho io è un Liene Amber 4x6, vi lascerò tutto nella descrizione del video. Guardate cosa possiamo ancora fare, possiamo selezionare più foto che a noi ci piace e li facciamo scaricare tutti una dopo l'altra e non c'è bisogno di stare lì, di aspettare. Ho fatto la prova di polvere, di acqua, di impronte digitali e vi lo confermo che è una stampante di alta qualità, le foto meravigliose come quelli fatti da professionisti, solo che nel nostro caso i professionisti siamo noi. Le fotografie ci riportano a rivivere quei momenti, quei colori, quelle emozioni che abbiamo vissuto tanti anni fa. Possiamo dopo mettere tutto su un album. Guardate, io amo tanto di fare un album un po' a sorpresa, mi spiego, non farlo tipo tutto, tipo non lo so, Alberto tutto un anno o Giulia tutto un anno, ma mi piace un po' farli così dispersi, un po' quando è grandicello, un po' quando è piccolo, nel modo che chi lo apre, ecco, è un album a sorpresa, trovi un po' di tutto. Tante volte veniamo trasportati dall'idea e pensare che se compriamo quando c'è l'offerta, allora ci aiuta a risparmiare tantissimo e compriamo tanti shampoo, tanti detersivi, tanti ammorbidenti, li portiamo a casa e proprio il posto dove noi li lasciamo, compriamo i prodotti per pulire o organizzare e dove noi li conserviamo, proprio quel posto è che si sporca di più e anche quel posto è quello più disordinato. Guardate, io penso che è sbagliato comprare in anticipo varie creme, vari ammorbidenti, vari shampoo, perché noi persone cambiamo. A noi ad esempio ci può piacere in un mese o in quest'anno, ad esempio, non so, le fragranze più floreali, poi possiamo cambiare, possiamo amare qualcosa di più fruttato. E cosa succede? Quando noi compriamo un ammorbidente ci stufiamo anche quel profumo e non lo vogliamo più e stanno lì soltanto per accumulare il disordine e anche la polvere.
ritengo molto più consapevole di usare detersivi ecologici e detersivi senza la plastica. Loro facciamo prima, ecco, di pulire con loro, vengono anche, occupano, ecco, meno spazio e soprattutto sono molto più sostenibili. Facciamo l'ordine dove teniamo i nostri detersivi, dove teniamo la carta igienica. Ripeto, sono proprio queste cose che noi compriamo con l'idea di risparmiare, ma quando noi li portiamo a casa loro creano tanto disordine visivo e anche proprio un caos che vuoi cercare qualcosa o di lavare le finestre non troviamo. Un altro posto dove teniamo tutti questi pezzi per aspirapolvere. Guardate, se abbiamo una borsa, io ad esempio ho questa borsa dal mare che è rotta, non lo uso più, mi dispiaceva buttarla, per cui possiamo mettere tutti i pezzi di cambio, in questo modo abbiamo comunque un'organizzazione più compatta. Trovo molto utile e indispensabile anche questi appendiscopi, riusciamo comunque a tenere tutto in verticale, in questo modo liberiamo spazio e riusciamo anche a spolverare. I tappetini mi trovo bene di metterli in questi scatoli in tessuto da Ikea, perché anche se c'è un tappeto più grande di queste scatole comunque loro si allargano. Avete poco spazio nelle vostre case, nei vostri armadi, anche questo portaborse che si usa anche sui armadi, possiamo usarlo sulle nostre porte. E se ogni tanto passiamo anche dove teniamo i nostri detersivi, sicuramente liberiamo tanto spazio, varie bottiglie scadute che non servivano. In questo cassettone dove tengo varie vite, cacciavite, chiodi, l'ho sistemato tante volte, messo tutto diviso nelle scatolette, però comunque non mi sono trovata bene. Guardate, ho trovato una soluzione migliore che si funziona. Prendiamo questo cassettone, lo svuoto tutto, prendo dei barattoli, quelli delle conserve, dove magari un po' si è crepato il barattolo, dove non possiamo più utilizzarlo, se no possiamo anche dedicare 2 o 3 barattoli, anche perché penso che costano di meno questi barattoli in vetro che quelli fatti apposta e soprattutto di plastica. Inizio a dividere viti piccoli con viti piccoli, i chiodi vari, insomma tutto quello che noi abbiamo bisogno per l'uso domestico. Sicuramente le cose più importanti stanno in garage o in cantina, ognuno li conserva come gli pare, ma questi per l'uso domestico, dove comunque ti serve un chiodo o qualcosa, ecco, magari ci mettiamo un po' di musica per fare sembrare il lavoro meno faticoso e anche più divertente. Inizio a separarli così. Loro sono in vetro trasparente, per cui anche quando cerchi qualcosa, qualche gancio, qualcosa, riesci a vederlo. Ho preso qua un po' di carta, mi sa che dai fiori o non mi ricordo neanche. Facciamo anche una cosa più creativa e soprattutto più utile. Queste tappe sono già usate dalle conserve e se vengono in contatto con il ferro magari può arrugginire. Questa carta sarà anche per dividere un po', per non formarsi l'umidità e la ruggine. E anche mi sembra che è molto più bello da vedere invece di rimanere questi coperchi così color oro, tutto lucidi con la scritta. Vedete, io prendo il barattolo in mano e io vedo quello che c'è, invece in contenitori devi comunque sempre svuotare e cercare. Mettiamo tutto dentro e guardate, va là, apri il cassettone, c'è il cuore che ti va a 1000 perché sei contenta, perché vedi tutto ordine, perché non sei stressata a cercare. Prendiamo anche questa bottiglia, l'ho aperta per metà, l'ho lasciato ultimi 2 centimetri che non l'ho tagliato, diciamo, sul fondo, e possiamo ad esempio mettere anche i calciavite. Dopo lo chiudiamo, lo puoi conservare sia in verticale o in orizzontale. E se questo video ti è piaciuto, sostenimi con un commento, con un mi piace e iscriviti al mio canale. A me mi farebbe veramente tanto piacere. Io intanto vi saluto, buon ordine a 360 gradi a tutti e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!